Che cosa dobbiamo aspettarci da Marcus Thuram all'Inter? Il nuovo colpo a parametro zero in arrivo in nerazzurro, bruciando soprattutto la concorrenza del Milan. Dopo 2 anni possiamo dire che si chiude un cerchio con un inseguimento che è partito nel 2021. Di fatto ricorderete probabilmente sul finire del mese di luglio, in quei giorni in cui stava aumentando il pressing da parte del Chelsea su Romelu Lukaku, all'interno di una diretta sul nostro canale di Passione Inter. Alcuni di voi della community di Passione Inter mi avevano chiesto: ma tu su chi punteresti per sostituire eventualmente Lukaku? E io avevo fatto proprio il nome di Marcus Thuram, perché intravedevo in lui le caratteristiche, il potenziale giusto, interessante per fare un'operazione progettualmente appunto molto, molto importante. Di lì a poco diventò a tutti gli effetti un obiettivo dell'Inter, poi sappiamo bene che purtroppo l'infortunio ha fatto saltare l'affare e poi lo ha anche condizionato nella sua successiva stagione. In quel momento lì, quando l'Inter si tuffa su Marcus Thuram per la prima volta, aveva appena concluso la sua seconda stagione al Borussia Mönchengladbach, giocando principalmente da esterno offensivo in una sorta di 4-2-3-1. Come dicevo, però, secondo me si intravedeva già che c'era un potenziale che avrebbe potuto far esplodere avvicinandosi ulteriormente alla porta. E oggi finalmente ci siamo, e allora mi avete chiesto di fornirvi un identikit completo, più approfondito su Marcus Thuram, e allora eccoci qua, amiche ed amici passioni interisti. Ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Subito un mi piace, mi raccomando, per sostenere il nostro progetto. Se non lo avete ancora fatto, iscrizione al canale, così non vi perdete neanche una delle nostre analisi e dei nostri approfondimenti. In questi giorni stiamo pubblicando un bel po' di contenuti esclusivi che non troverete da altre parti, e quindi mi raccomando, supportateci e non perdetevi neanche uno dei nostri contenuti che trovate sui nostri canali, su tutte le piattaforme di Passione Inter. Andiamo dentro l'analisi di oggi relativa a Marcus Thuram. Partiamo dalle cifre. Mi avete chiesto ulteriori informazioni in questo senso. Non è ancora ufficiale, quindi attenderemo poi di avere tutte le conferme, diciamo bilanci alla mano nero su bianco. Secondo le indiscrezioni però Thuram avrebbe accettato un'offerta attorno ai 6 milioni di euro di ingaggio, che con il decreto crescita peserà, diciamo, al lordo sulle casse dell'Inter qualcosa in meno rispetto a quello che appunto occupava a bilancio Edin Dzeko. Per cui esce Edin Dzeko, libera a bilancio uno spazio dove l'Inter inserisce un nuovo attaccante più giovane di 11 anni e che ti permette anche di risparmiare qualcosina. Di sicuro non è un ingaggio leggero, perché comunque porti Thuram al livello di fatto molto vicino al livello dei più pagati in rosa, quando ad oggi secondo me Thuram non è ancora al livello dei migliori giocatori della rosa dell'Inter, però può crescere, può consolidarsi, e soprattutto lo sappiamo che quando prendi un calciatore a parametro zero, quindi non paghi il costo del cartellino, lo stipendio sale un po'. 2 sarebbero i motivi principali per i quali appunto Thuram avrebbe preferito l'offerta dell'Inter, soprattutto a quella del Milan, ma non solo a quella del Milan. C'è di sicuro una componente anche economica, anche se devo dire che l'offerta dell'Inter non è così tanto più alta, l'offerta dell'Inter rispetto a quella del Milan, appunto. Quindi in realtà, da quello che filtra, sono 2 i principali motivi che hanno convinto Thuram a scegliere l'Inter. Il progetto tecnico innanzitutto, che viene visto come più definito e anche ambizioso sportivamente parlando, e questo lo sottolineerei, visto che in questi giorni ho sentito tanti idolatrare il modello Milan. Invece gli addetti ai lavori, tanti giocatori preferiscono il progetto Inter. Mi farei 2 domande. Secondo motivo, l'aspetto tattico. Considera il 3-5-2, soprattutto il 3-5-2 come viene interpretato dall'Inter di Inzaghi, il modulo, il sistema di gioco più adatto alle sue caratteristiche e per crescere ancora di più, fare quel passo in avanti della sua carriera che ci aspettiamo tutti che possa fare a Milano. Andiamo dentro le informazioni, dentro l'identikit di questo calciatore. Marcus Thuram, figlio d'arte, figlio di Lilian, e anche il fratello Kefren molto forte, un altro bel calciatore da monitorare. L'Inter si assicura Marcus Thuram, nato a Parma il 6 agosto del 1997, quando già da 1 anno il papà Lilian giocava lì a Parma. È cresciuto calcisticamente nel Sochaux, dove si vocifera, ho saputo che sembrerebbe comunque che l'Inter lo stesse già monitorando ai tempi del Sochaux. Poi passa al Guingamp, sempre in Francia, e
diciamo decolla in Bundesliga nel 2019 al Borussia Mönchengladbach per 6 milioni di euro. È cresciuto, secondo le cronache, con il mito di Ronaldo il fenomeno, un giocatore che tra l'altro il papà Lilian dice che aveva un po' il terrore di affrontare, e lo possiamo capire. Poi però lo abbiamo visto anche spesso pubblicare delle immagini con Adriano l'imperatore, quindi questo feeling con dei grandi campioni della storia interista, speriamo gli possa portare bene, e diciamo che per ruolo e caratteristiche fisiche qualche vaga somiglianza potrebbe anche starci, anche se Thuram poi è di piede destro ed è un altro calciatore sicuramente. Oggi Thuram è un attaccante di 192 centimetri, quindi bello piazzato fisicamente, un giocatore che, se dobbiamo sintetizzarlo, per me esprime potenza pura, potremmo dire, perché è tutt'altro che un giocatore macchinoso. Anzi, vi do un dato curioso: la scorsa stagione in Bundesliga, quella che si è appena conclusa, è entrato anche nella classifica dei 10 giocatori più veloci del torneo. Secondo una statistica che leggevo in Bundesliga, ha raggiunto un picco anche di quasi 36 chilometri orari, quindi ha anche una bella gamba nell'allungo, ma non solo. Dicevo, il Borussia Mönchengladbach è senza alcun dubbio la tappa più significativa della sua carriera, è quella che lo costruisce ancora meglio a livello di calciatore. Per me la scelta è stata molto giusta, quella di andare al Borussia Mönchengladbach, perché trova Marco Rose alla guida come allenatore, gli assegnano subito la maglia numero 10 e lo impostano inizialmente da seconda punta. Prima stagione la chiude con 14 gol e 9 assist complessivi, si qualificano anche alla Champions League, dove tra l'altro affronta anche la nostra Inter poi nei gironi. La seconda stagione invece va peggio. In generale però va peggio a livello di squadra, intendo. In generale però diciamo che nei 2 anni di Rose, poi Hutter e quindi Farke, l'alternanza di allenatori che ci sono stati in panchina, per vari infortuni che ci sono stati in squadra, qualche problema di mercato, eccetera, è stato spinto ad occupare sempre di più la casella di centravanti, anche se partiva come esterno e comunque a livello di caratteristiche poteva inizialmente sembrare più una seconda punta. So che ci tenete molto ai numeri, quindi vi faccio vedere anche come è andato a livello realizzativo nelle varie stagioni in Germania. Alla prima ha chiuso con 14 gol e 9 assist, alla seconda quella no, scusate, alla seconda 11 gol e 12 assist, la terza è quella dell'infortunio, solo 3 gol e 1 assist, ma è stata una stagione molto, molto condizionata dallo stop fisico. Poi la scorsa stagione, l'ultima, 16 gol complessivi e 7 assist con la maglia del Borussia tra campionato e Coppa di Germania. Questi un po' di numeri per un giocatore che, lo ripetiamo, non è un vero e proprio centravanti, ma ci si sta convertendo piano piano e lo sta diventando. Non ha giocato sempre solo lì, ecco. È perfetto, come dicevo, secondo me per lo stile della Bundesliga, perché ha potuto migliorare anche la sua abilità nell'attaccare gli spazi aperti, dove era già molto bravo. In Germania questa è una cosa che funziona molto, e soprattutto è cresciuto tanto anche nel contrattacco, nel contropiede, definiamolo così, che è un'arma molto importante nella tattica del campionato tedesco. È abbastanza esplosivo, anzi è esplosivo nel breve, se la cava anche con il dribbling, ed è un giocatore che io definisco intelligente tatticamente. Per me sa fare delle buone letture, soprattutto sul come piazzarsi in area di rigore, come occupare gli spazi e non solo. È stato in questa stagione l'uomo anche a cui il Mönchengladbach si è affidato, diciamo, durante l'arco di quest'annata, perché per risolvere i vari problemi molto spesso la logica era: andiamo da Thuram e ci pensa lui, e i numeri infatti un pochino lo dicono. Questo per me è un aspetto molto importante, perché io credo che per fare il salto all'Inter avere le spalle forti, aver vissuto una stagione da leader è un aspetto da non sottovalutare. Parlando sempre di numeri, che cosa ci dicono i numeri riguardo appunto a questo calciatore? Prima considerazione da fare: è un giocatore che tira tantissimo, perché la media dell'ultima stagione è di 3,3 tiri a partita, da contestualizzare tra l'altro in una squadra che non è andata particolarmente bene, visto che ha chiuso la stagione a metà classifica. Niente male comunque chiudere con 3,3 tiri a partita in una squadra che ha una produzione offensiva limitata. Seconda considerazione è che, vista la statura, come dicevamo, 1,92 m,
potrebbe un pochino fuorviare. In realtà però è un giocatore che anche nelle statistiche lo si nota, con i piedi ci sa fare, soprattutto quando si tratta di condurre il pallone nella metà campo avversaria, guadagnando spazio sia in campo aperto ma anche passando, nello stretto. È tra i migliori 12 su 100 attaccanti in Europa, secondo i dati nella statistica appunto di campo guadagnato palla al piede. Stando poi anche ai numeri, relativi ai palloni intercettati e bloccati, è diciamo nella parte superiore alla media rispetto agli altri attaccanti, per cui è un giocatore che più della media degli altri attaccanti partecipa anche alla fase di pressing e di recupero palla, e nella precisione, dei passaggi, la percentuale di precisione dei passaggi è piuttosto buona. Soprattutto devo dire il lavoro con Rose nei primi 2 anni lo ha reso più associativo con il resto della squadra, e quindi può essere usato anche per venire incontro a duettare o per gli 1-2, diciamo così, nello stretto, e dialogare con un'altra punta vicino. Per questo il 3-5-2 credo che possa essere il modulo giusto per lui. Devo dire che rispetto ad altri profili a cui siamo abituati, anche nella storia recente dell'Inter, magari più che ricevere palla, stoppare e andare anche al duello fisico con il difensore per far salire i compagni, credo che sia più portato per ricevere e scaricare la palla rapidamente e poi farsi ritrovare di nuovo pronto. È piuttosto abile, devo dire, nello smarcarsi soprattutto alle spalle dei difensori, per questo dicevo che è un giocatore secondo me molto intelligente. Quest'anno sono andato a rivedermi un sacco di dati e di video di questo giocatore, ha segnato veramente diversi gol sfruttando dei cross provenienti da destra, facendosi trovare pronto sul secondo palo, con un movimento che lo portava sempre a disorientare il difensore e a scappargli alle spalle, diciamo nel lato cieco. Quindi tende di fatto ad andare ad occupare di più quel lato lì un po', sulla sinistra. Faccio vedere per chi ci segue da YouTube anche, brevemente una heatmap, una grafica, che mostra proprio la zona in cui gioca di più, e lo vediamo che si sposta soprattutto sul centro-sinistra, anche se occupa molto la fase centrale. Ed è una heatmap molto diversa rispetto a quella delle sue prime annate, dove lo vedete che si occupava totalmente la fascia centrale e poi nella fascia laterale, poi nella sua evoluzione è stato sempre più spostato al centro, occupando, appunto la parte sinistra. Ed è, secondo me, dal punto di vista poi della zona occupata in campo, anche abbastanza complementare a Romelu Lukaku, che invece ha una tendenza opposta ad occupare di più il centrodestra. Quindi, almeno dal punto di vista della complementarità delle zone preferite, si possono, completare. Di Lukaku però ne riparleremo, perché bisognerà capire poi che cosa accadrà. Dove può migliorare, Thuram però? Chiaramente ci aspettiamo che l'Inter faccia un passo in avanti ulteriore e cresca un po' quindi in tutti gli aspetti per completare la sua maturazione e diventare un attaccante da top team. Se però dobbiamo individuare alcuni punti deboli sui quali magari si può lavorare nei primi giorni di ritiro, mettiamola in questa chiave qui, innanzitutto direi sui colpi di testa, perché comunque vista la sua altezza può fare meglio, può sfruttare meglio il suo fisico per avere la meglio anche sui colpi di testa, e poi magari soprattutto sulla finalizzazione, proprio sugli ultimi metri e sulla chiusura delle azioni, perché stando ai numeri è un giocatore che anche in questa stagione ha sottoperformato rispetto agli expected goals, cioè ha segnato meno di quanto ci si aspettasse in base alle occasioni che ha avuto e in base anche alle occasioni che si è creato da solo, e anche qui va detto. Comunque è stata un'altra stagione di crescita anche in termini di leadership, quindi credo che in un Inter più competitiva ed offensiva del Gladbach potrà trovarsi bene. Di sicuro in tandem con Lautaro Martinez, che potrà beneficiare quindi di sponde, di qualità e degli uomini che Thuram attrae a sé, ma anche con Lukaku ovviamente sempre che rimanga. È quindi un progetto diciamo di grande attaccante, non a caso è uno dei parametri zero più interessanti dell'estate, seguito dal PSG, dal Milan, dall'Ipsia, dal Bayern Monaco, Barcellona e Premier League. E visto che si parla tanto di player trading, oggi l'Inter prende a zero un attaccante che sul portale Transfer Market viene valutato circa 32 milioni di euro, quindi Transfer Market diciamo non è la verità assoluta, non è al 100% realistico, però dà un'idea di come si possa generare poi valore con un asset che diventa tuo e in futuro magari anche un'eventuale rivendita. Prima però
giocherà nell'Inter, quindi godiamocelo a Milano. Ad Inzaghi garantisce un'arma in più per la verticalità tanto cara al mister, che anche con Immobile, un giocatore molto verticale, si è trovato molto bene. In queste 2 stagioni, tra l'altro, credo che all'Inter di Inzaghi sia spesso mancato un giocatore potente da sguinzagliare negli spazi aperti, magari in contropiede, anche quando l'Inter è in vantaggio. Adesso finalmente ce l'ha e lo mette a disposizione dell'allenatore. Penso, come dicevo, che anche per la carriera di Thuram l'Inter di Inzaghi sia l'approdo giusto per poter fare quel salto in avanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se siete d'accordo con questa analisi. Io vi saluto lasciando in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, il link ad un'altra analisi che ha suscitato un sacco di commenti, tantissimi sono d'accordo con me, tanti ho visto che invece non la pensano come me, quindi vi lascio un approfondimento da recuperare qui in descrizione su Aspilicueta, un altro nome che si avvicina all'Inter. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.